Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. A voi come sta andando la ricerca dei regali di Natale? I miei ci vorrà ancora un pochino, ma la riflessione di oggi non riguarda esattamente i regali di Natale, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Forza! La riflessione di oggi nasce da un ragionamento molto semplice e riguarda l'ambito dei regali, o meglio, l'ambito del periodo natalizio. Il periodo natalizio spesso è associato appunto al farsi doni, a farsi regali, e se tra le tante cose in passato ho detto che uno dei regali più utili può essere regalare un'esperienza, come potrebbe essere ad esempio un corso o un viaggio, beh, quest'anno la riflessione è un po' diversa, forse sarà anche dovuto all'età. Quando ero piccolo, ricevere un regalo era spesso associato all'idea che avevo di Babbo Natale, quindi un regalo un po' più importante che normalmente i genitori tendono a conservare proprio per questo periodo, non fanno subito, quindi quello un poco più costoso, sempre per quanto riguarda la questione di regali materiali. Quando però poi ho iniziato ad avere le mie prime disponibilità economiche, mi sono reso conto che tutto quello di cui ho bisogno posso benissimo comprarmelo da solo, non c'è bisogno che sia qualcun altro a regalarmelo. Certo, il valore è quello del pensiero, il valore affettivo, il valore della ricerca e quindi i regali sono sempre ben apprezzati, però non c'è quella, posso dire, stessa valore che si aveva quando non potevamo permetterci niente. È come se fosse un di più e ci sta. Però c'è una cosa che non possiamo comprare, perché le cose che non possiamo comprare con i soldi hanno sempre un valore maggiore. E se ci siete già arrivati a capire di cosa sto parlando, è ovviamente il tempo. Il tempo è quell'unica cosa che noi non possiamo comprare, sia per noi stessi, quindi non possiamo aumentare il nostro tempo su questa terra, sia per quanto riguarda gli altri. Quindi il tempo è il dono più grande che possiamo fare nei confronti dei nostri amici, del nostro partner, della nostra famiglia, dedicando tempo e attenzioni in questo periodo. E allo stesso modo è quello che è maggiormente gradito a me, io parlo per me, non posso parlare per tutti. Quando un amico riesce a trovare il tempo da dedicarmi è ovviamente il regalo di maggior valore rispetto a qualsiasi altra cosa possa regalarmi. Questo perché? Perché so quanto costa trovare il tempo da dedicare a qualcuno, soprattutto quando uno lavora ed è sempre preso dagli impegni. Certo, è un piacere essere in compagnia di un amico o di un'amica, però non sempre è facile riuscire a trovare appunto questo tempo. Lo dico perché la maggior parte dei miei, ad esempio, amici d'infanzia è oramai fuori città, impegnata in altri lavori, qualcuno addirittura all'estero, e quindi è difficile trovare il tempo per incontrarsi se non in questo periodo che sono le festività, in cui bene o male rientriamo tutti quanti a salutare le famiglie, quindi ritorniamo alle nostre città natali ed è più facile quindi nella città natale riuscire a rincontrarsi, salutarsi. Poi i periodi festivi, certo per gli artisti sono anche periodi di maggior lavoro, però tra una pausa e l'altra è più facile incontrare ad esempio qualcuno che è in ferie invece che al lavoro. E quindi scendere di casa anche per prendersi semplicemente un caffè e fare due chiacchiere è un momento speciale. Ora, non pensiate che io sia un romantico appassionato del Natale, anzi, tutt'altro. Natale non è uno dei miei periodi preferiti, in genere preferisco Halloween e Carnevale. Mi piace travestirmi e vedere la gente che si diverte travestita. Non in quel senso, ovviamente, non stavo parlando di travestiti, parlavo di costumi. Però è, diciamo, la parte divertente di rincontrare vecchi amici, vecchi compagni di scuola, vecchie conoscenze. Certo, di contro ci sono anche rivedere brutte facce che uno aveva smesso di vedere quando andava a scuola, ma quello è un altro discorso. Quindi, qual è la morale di questo discorso? Qual è la morale della favola di questa riflessione? Che non importa quanto sia costoso il regalo che riuscite a fare, nulla riuscirà mai a battere il tempo che dedicate alle persone a cui tenete. Sul serio, ogni volta che riuscite a prendere anche solo un caffè e fare due chiacchiere con un amico, un'amica o qualsiasi persona a cui vogliate bene, quello è tempo che non torna più indietro. E il tempo che non torna più indietro, ovviamente, ha un valore maggiore, perché le risorse quando sono limitate sono sempre preziose, sono sempre importanti. Il nostro canto è anche un buon momento per imparare ad apprezzare quando gli altri ci dedicano del tempo, quando gli altri trovano lo spazio per noi e a seconda di quanto tempo riescono a dedicarci, possiamo anche capire
quant'è il bene che ci vogliono e che valore e posizione abbiamo all'interno della loro vita. Detto questo, ragazzi, spero che questo video possa avervi intrattenuto, fatto piacere, eventualmente fatto riflettere. Magari se non avete budget per fare regali, regalate semplicemente un caffè e due chiacchiere, che va bene comunque. E se questo video vi è piaciuto potete mettere un like, iscrivervi al canale, condividerlo con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. Per i video più tecnici o roba che riguarda videomaking e crescita personale ci vediamo nei prossimi video. E con questo saluto ci vediamo al prossimo video. See you next.